Benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio presentare questo progetto molto facile e molto bello. Ho realizzato una stola. L'ho realizzata con un punto facilissimo che si svolge su 3 righe di andata e ritorno, veramente alla portata di tutti. E l'ho realizzata in cotone. Questo filato, che adesso probabilmente dal video non si vede molto bene, è sui toni del viola, del verde e del giallo, ma è un giallo oro. È molto molto bello. È un accessorio, si può utilizzare come stola, si può utilizzare come sciarpa di cotone, si può utilizzare come una stola coprispalla su magari un qualcosa di leggerino. Per quel che riguarda le misure, io l'ho fatta piuttosto lunga. Come altezza ho tenuto 40 centimetri e invece come larghezza sono arrivata a quasi 180 perché appunto la vorrei usare come stola. Il punto che ho utilizzato non necessita di rifiniture perché resta, come vedete, rifinito da solo. Quindi per ottenere questo risultato cosa ho fatto? Ho montato le catenelle centrali, ne ho lavorato una parte, dopodiché ho tagliato il filo, ho ripreso il lavoro, ho continuato a lavorare di qua per avere lo stesso effetto rifinito anche dall'altra parte. Per raggiungere i 40 centimetri di altezza, con questo filato che adesso andrò a mostrarvi e l'uncinetto numero 4, ho realizzato 72 catenelle più una, quindi 73, perché il punto che andremo ad utilizzare ha bisogno di un multiplo di 12 più 1. Per quel che riguarda il filato, è quello che mi ha avanzato, infatti vi farò un campione di un altro colore, con un altro filato, vuoi perché tinta unita lavorandolo si vede meglio, infatti io userò un bianco, e vuoi perché l'ho già fatta e quindi mi è rimasto solo questo, ed è veramente molto molto carino. Parte dal lilla chiaro e arriva ad un viola più scuro, dopodiché cominciano questi verdi per arrivare a questo tono di giallo che lavorato sembra davvero oro. Il filato è il filato della Ellison and May che ho preso all'Action. Ripeto per chi non conoscesse, l'Action è una catena di discount non alimentari che sono molto presenti nel nord Italia, al centro, e penso che piano piano si espanderanno verso il sud. Questo filato è composto per un 49% di cotone, un 46% di acrilico e il restante 5% di poliestere. È disponibile in gomitoloni da 150 grammi per 450 metri e costa veramente molto poco, costa, se non mi sbaglio, meno di 3,50 € il gomitolo, o più o meno intorno ai 3,50 € il gomitolo. Veramente io ho usato 2 gomitoli, con 7 € ho fatto una stola fantastica. Per lavorarlo la casa consiglia ferri uncinetto numero 4 e io ho usato il numero 4 perché l'ho trovato veramente adatto sia al punto che al filato. Dopodiché avremo bisogno di un ago da lana, un metro da sarta e le nostre forbici. Ora andiamo a vedere il campione del punto e a vedere come ho costruito la stola. Per questo punto, come ho già detto, avremo bisogno di un multiplo di 12 più 1. Io per questo campione ho già montato 36 più 1, quindi 37 catenelle. Ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro. Dopodiché entro nella catenella, la seconda partendo dall'uncinetto, con un punto basso. Vado ad eseguire 5 catenelle, ne conto 3 di base, entro nella quarta e vado a fare un punto basso. Salgo con 5 catenelle, ne conto 3 di base, entro nella quarta e vado a fare un punto basso. Ancora vado a fare le 5, ho fatto le 5 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nella quarta, faccio un punto basso,
5 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta, faccio un punto basso e la riga la lavoriamo tutto in questo modo. Sono arrivata alla fine, vado a fare le mie 5 catenelle, entro nella quarta, cioè l'ultima delle catenelle che ho montato, e questa è la riga numero 1. Tanto mi prendo un po' di filo. Praticamente la prima riga l'avremo solo di archetti, dopodiché giro il mio lavoro, entro con un punto basso nel punto basso che ho subito sotto, prendo la costina di sinistra del punto basso, rientro e faccio un altro punto basso, sempre tenendo ben teso, se no il lavoro tenderebbe a tirare, e con questo ho realizzato il mio primo punto alto. Però, come dico sempre, io quando devo fare i lavori che non vengono rifiniti uso questa tecnica, però se vi trovate con la tecnica che usate di solito va benissimo, non va a compromettere quello che è il risultato del lavoro, che alla fine il risultato del lavoro è sempre a gusto personale. Quindi a me va bene così, a voi probabilmente va meglio come fate di solito. Quindi, detto questo e fatto quello che va a sostituire il mio primo punto alto, faccio 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile e vado a fare un punto basso, dopodiché passo nell'archetto successivo e nello stesso archetto di base vado a lavorare 8 punti alti. Eseguiti i miei 8 punti alti nello stesso archetto di base, mi sposto direttamente in quello successivo e vado a fare un punto basso. Dopodiché vado a fare 5 catenelle. Entro nell'archetto che ho subito dopo e vado a fare un punto basso. Quindi una volta fatto questo archetto vado nell'archetto successivo e ripeto il gruppo di punti alti. Quindi nello stesso archetto di base vado a fare 8 punti alti. Fatti gli 8 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo, vado a fare il mio punto basso, dopodiché ripeto l'archetto di 5 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo, vado a fare il punto basso, quindi prendo il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro i miei 8 punti alti. Dopodiché con un punto basso entro nell'ultimo archetto utile, lavoro un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione così come abbiamo fatto all'inizio e vado a chiudere la riga di lavorazione con un punto alto nel punto basso, nel primo punto basso della riga sottostante. E abbiamo fatto la riga numero 2. Ora partiamo con la riga numero 3. Quindi la riga numero 3, giriamo il lavoro, entriamo nel punto che abbiamo subito sotto con un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, andiamo a cercare il primo punto alto, quindi stiamo bene attenti perché qui abbiamo il punto basso, questo non lo dobbiamo lavorare. Andiamo nel primo punto alto utile, lavoriamo un punto alto, una catenella. Il punto alto successivo, punto alto, una catenella. Punto alto che arriva dopo, punto alto, una catenella. Quindi lavoreremo un punto alto per ogni punto alto utile separato da una catenella. Quindi avremo 8 punti alti tra i quali avremo una catenella di separazione. Qui abbiamo l'ultimo punto alto, entriamo, facciamo un punto alto, dopodiché senza aggiungere catenelle ci spostiamo nell'archetto successivo, andiamo a fare un punto basso. Fatto il punto basso prendo il filo, non faccio catenelle
entro, qui c'è il punto basso, quindi no, entro nel primo punto alto utile e ripeto la mia sequenza di punto alto e catenella. Ops, qui non ho fatto la catenella. E qui l'ottavo punto alto e lavoro l'ultimo punto alto. Non aggiungo catenelle di separazione, entro nell'archetto subito dopo con un punto basso, non aggiungo catenelle di separazione, entro nel primo punto alto e lavoro in questa maniera. Praticamente ripeto la sequenza di punti alti, catenelle, fatto l'ultimo punto alto mi sposto nel primo punto iniziale e vado a chiudere la riga con un punto basso e abbiamo fatto la riga numero 3. Una volta girato il nostro lavoro andiamo a fare quello che va a sostituire il nostro primo punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel terzo archetto utile, quello formato da una catenella, quindi 1, 2, entro nel terzo e faccio un punto basso. Aggiungo 5 catenelle, salto un archetto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. Aggiungo 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, quello tra i due ventaglietti. Praticamente l'unico punto basso che abbiamo tra i due ventaglietti e faccio un punto alto. Aggiungo 5 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo archetto utile con un punto basso, 5 catenelle, salto un archetto di base, entro in quello dopo con un punto basso, 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso, quello che divide i due ventaglietti, e faccio un punto alto. Di nuovo 5 catenelle, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo archetto utile con un punto basso, 5 catenelle, salto un archetto di base, entro nell'archetto successivo con un punto basso e vado a fare le mie 5 catenelle. Ho sbagliato. No, più che altro siamo a 18 minuti, questo si ferma. E sì, appunto, i 12 minuti passano in fretta. Quindi riparto ho finito la riga numero 3, vado a fare la riga numero 4. Quindi entro con un punto basso nel punto basso che ho subito sotto, rientro nel punto basso, faccio un altro punto basso. Quindi in questa maniera ho fatto un punto alto. Aggiungo 5 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo archetto utile, quelli formati da una catenella, quindi 1, 2 e 3 sono entrata qua, aggiungo 5 catenelle di separazione, salto un archetto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. Di nuovo faccio le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto e vado nel punto basso, quello tra i due ventaglietti, con un punto alto. Vado a fare ancora le mie 5 catenelle, mi sposto nel terzo archetto utile, quindi 1, 2 e 3, entro qui, faccio un punto basso, rifaccio 5 catenelle, salto un punto di base, un archetto di base, entro in quello successivo, punto basso, di nuovo 5 catenelle,
filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, quello tra i due ventaglietti, punto alto, 5 catenelle, 1, 2, 3, entro nel terzo punto basso, di nuovo 5 catenelle, ne salto uno di base, entro nel quello successivo, punto basso, 5 catenelle e vado a chiudermi con un punto alto nel primo punto che abbiamo fatto all'inizio della riga precedente, che è un punto basso. Dopodiché tutto si riprende dalla riga numero 2. Quindi cosa facciamo? Voltiamo il nostro lavoro, andiamo a fare quello che è il nostro primo punto alto, quello che sostituisce il nostro primo punto alto, perdono. Aggiungiamo 2 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto che abbiamo qui subito sotto, forse ho sbagliato io qui, Finita questa riga, giro il mio lavoro e riprendiamo da quella che è la riga numero 2. Quindi entro nel primo punto utile con un punto basso, ne faccio un altro incolonnato, un altro punto basso e va a sostituire il mio primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto con un punto basso, dopodiché filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, vado a lavorare i miei 8 punti alti, mi sposto nell'archetto dopo, vado a lavorare un punto basso, faccio 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, mi sposto nell'archetto che viene dopo con 8 punti alti, mi sposto di nuovo nell'archetto successivo con un punto basso, 5 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo, vado a fare il mio gruppo di 8 punti alti, entro nell'archetto successivo, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo a finire con un punto alto nell'ultimo punto utile della riga sottostante. Dopodiché si riparte in questa maniera. Facciamo il punto basso, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto alto utile e andiamo a rifare la lavorazione di punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto. Quindi lavoriamo ogni punto che abbiamo a disposizione del ventaglietto del gruppo di 8 punti della riga sottostante con altrettanti punti alti che separeremo da una catenella. E qui ho l'8º punto alto, vado a lavorarlo con un altro punto alto, mi sposto nell'archetto, praticamente sono tutte righe che si ripetono in questa maniera. Quindi ho fatto il punto basso, filo sull'uncinetto, vado a riprendere il mio lavoro partendo dai punti alti, facendo un punto alto per ogni punto alto utile, separato da una catenella.
Dopodiché, lavorati tutti gli altopunti, mi sposto nell'archetto centrale, filo sull'uncinetto, mi risposto, dopo aver fatto il punto basso, mi risposto lavorando i punti alti separati da una catenella, lavorato l'ultimo punto alto, vado a chiudermi con un punto basso nell'ultimo punto alto utile. Arrivati a questo punto, tutto si ripete dalla riga numero 3, cioè da punto alto iniziale, 3 archetti di 5 catenelle separati da un punto basso, il punto alto centrale, dopodiché si ripetono i 3 archetti separati dal punto basso, punto alto. Praticamente il lavoro da fare è tutto qua. Si riparte da questa riga e si va avanti fino alla misura che abbiamo deciso di fare, calcolando che dovremmo lavorarne una metà. Adesso vi faccio vedere come iniziare l'altra metà. Io per la mia stola, che appunto è quasi 1,80 m, ne ho lavorato 90 cm circa da una parte, dopodiché ho tagliato il filo, quindi facciamo finta che questo è 90 cm, tagliamo il nostro filo, giriamo il lavoro, montiamo la nostra asolina iniziale. E cosa ho fatto? Sono andata proprio dentro il punto basso, qui dentro, non sono andata qui, ma sono andata proprio dentro il punto basso. Quindi entro e faccio un punto basso, lavoro le mie 5 catenelle, anche qui entro proprio nel punto basso, perché se dovessimo prendere la costina della catenella resterebbe un buco praticamente e non mi piace, quindi entro tra le 2 gambettine del punto basso, entro e faccio un altro punto basso, ancora le 5 catenelle e salto nel punto basso successivo, entro proprio dentro, ops, e vado a farmi il punto basso, 5 catenelle, entro nel punto basso, faccio il punto basso, di nuovo una volta fatte le mie 5 catenelle vado dentro il punto basso, faccio le 5 catenelle, ho fatto le 5 catenelle, entro nel punto basso, Marica, mancano 27, pochi secondi, 5 catenelle, entro proprio nel punto basso e vado a fare il punto basso, di nuovo 5 catenelle, entro nel punto basso e vado a fare il punto basso, entro nel punto basso, vado a fare il punto basso e fatto le 5 catenelle vado nell'ultimo punto basso utile e lavoro un punto basso. Una volta finito questo giro riniziamo a lavorare normalmente come abbiamo fatto con l'altro. Quindi cosa facciamo? Saliamo con quello che è il nostro primo punto alto, aggiungiamo 2 catenelle di separazione, entriamo nel primo archetto utile con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e lavoro i miei 8 punti alti,
mi sposto nell'archetto dopo con un punto basso, filo sull'uncinetto, no, fatto il punto basso aggiungo 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo con un punto basso, dopodiché entro nell'archetto dopo e facciamo gli 8 punti. Praticamente andiamo a lavorare in maniera speculare. Entro in quello dopo, faccio un punto basso, entro nell'archetto successivo ancora, faccio un punto basso e vado a lavorare il mio ultimo gruppo. In questo caso, per questo campione, è l'ultimo gruppo di 8 punti alti. E vado a chiudermi con un punto basso nell'ultimo punto utile. Lavorato l'8º punto dell'ultimo ventaglietto, vado a chiudermi con un punto basso nell'ultimo archetto utile, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a finire la riga di lavorazione con un punto alto. Dopodiché si riparte con i punti alti separati da una catenella, quindi giro il mio lavoro, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile, vado a fare punto alto, catenella, punto alto, catenella. Praticamente andremo a ripetere il lavoro che abbiamo fatto dall'altra parte e dovremo lavorare lo stesso numero di moduli di lavorazione. Quindi per ipotesi io nel mio caso ho lavorato nella stola quella originale, ho lavorato 28 moduli completi da una parte e 28 moduli completi dall'altra. Niente, il lavoro da fare è tutto questo. Adesso andiamo a vedere la stola sul manichino. Ed ecco il progetto finito. È veramente molto bello e mi ha dato un sacco di soddisfazioni realizzarlo sia per il punto che per il filato. E oltretutto è davvero semplice, semplice, davvero alla portata di tutti e il lavoro scorre velocemente, quindi si realizza in poco tempo. E con questo il video tutorial è finito. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre nel box informazione vi lascio tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.